Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio iniziare una rubrica riguardante la fotografia intitolata Cosa ci deve essere sulla scrivania di un fotografo. Sicuramente vi sarà capitato di comprare la vostra macchinetta fotografica, scattare le vostre foto e porvi queste domande. Ok, e ora cosa mi serve, cosa non mi serve, cosa devo comprare, qual è lo step successivo? Queste sono delle domande che mi sono posto io all'inizio ed ero veramente in grande difficoltà per capire cosa realmente mi servisse o meno. Per questo motivo mi sono informato e ho capito come procedere, cosa realmente serve a un fotografo e quali step bisogna seguire. Questo video è rivolto sia a chi ha le prime armi e quindi non sa come muoversi, ma anche a fotografi più esperti che magari vogliono ottenere sempre più degli editing professionali delle foto. Partirò da setup base, quindi quelli meno costosi, quelli essenziali, fino a via via ad arrivare a setup più professionali e completi. In questo primo video della rubrica parlerò in maniera generale dei vari setup, senza entrare in dettaglio. Successivamente farò dei video più dettagliati dove spiegherò le varie caratteristiche dei vari setup e magari vi consiglierò anche quale comprare. Il primo setup base che ogni fotografo deve necessariamente avere è il computer. Fisso, portatile, non importa tipologia, il computer permette di comunicare con la nostra macchinetta fotografica, ci permette di trasferire i file, ci permette di pubblicare le nostre foto e ci permette, installando dei software di editing, di editare le nostre foto. Il secondo setup che vi propongo è quello di integrare al nostro computer un calibratore. Parlando in maniera semplice, il calibratore permette di calibrare i colori dei nostri monitor ad uno standard. Molto spesso sento dire persone inesperte, ma anche fotografi, dire no, ma io compro un Mac perché ha uno schermo Retina, io per quanto riguarda i colori guardo i colori del cellulare, niente di più sbagliato. Ogni schermo, parlando di computer, smartphone, tablet e qualunque cosa, hanno dei propri colori, hanno una propria saturazione, un proprio contrasto, una propria luminosità. Se vogliamo lavorare in maniera professionale per editare le nostre foto, dobbiamo calibrare i nostri schermi e per questo abbiamo bisogno di un calibratore. Il terzo setup che vi propongo è quello di integrare al computer e al calibratore un monitor per foto. Questo monitor è un monitor che è dotato di uno spazio colore ampio, tale da permetterci di avere colori più fedeli possibili alla realtà. Per quanto riguarda il secondo e il terzo setup, ero molto indeciso sulla priorità di cosa comprare prima, se il calibratore o il monitor. Essendo il monitor molto più costoso rispetto a un calibratore, se vogliamo procedere per step, più utile comprare un calibratore e iniziare a calibrare i nostri monitor e successivamente comprare un monitor e calibrarlo. Questi tre setup sono secondo me setup base che ci servono per lavorare le nostre foto. Ora inserirò degli accessori che ci permettono di rendere il nostro processo di editing molto più semplice e veloce. Partiamo con un accessorio utilissimo che io all'inizio sottovalutavo. Sono stato 8 anni senza questo accessorio e ora non ne posso più fare a meno. Sto parlando della tavoletta grafica. Anche un fotografo ha bisogno di una tavoletta grafica, prendendo in considerazione ad esempio la rimozione dei difetti su un ritratto. Con la tavoletta grafica voi riuscite a intervenire in maniera precisa e veloce su ogni singolo difetto. Stessa cosa per il landscape, se volete fare un dodge burn, fare delle spennellate e enfatizzare la luce, la tavoletta grafica sarà un ottimo alleato in questo contesto. Un altro accessorio che può essere utile ad un fotografo e che permette di rendere molto più veloce il flusso di lavoro sono le console di editing fotografico. Queste console sono delle tastiere con dei cursori e dei tasti che permettono di effettuare delle modifiche molto precise per quanto riguarda ad esempio colori, bilanciamento del bianco, esposizioni, bianchi, neri, luci e ombre. Attraverso questi cursori noi li muoveremo e avremo dei settaggi molto precisi. Oggi ho descritto in maniera generica i vari setup che un fotografo necessita, partendo da quelli base meno costosi fino a via via ad arrivare a setup più professionali e costosi. Spero che vi sia d'aiuto nel capire come bisogna muoversi in questo campo. Successivamente farò dei video molto più specifici dove parlerò di ogni singolo accessorio e vi descriverò le varie caratteristiche. Se vi è piaciuto questo video mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.